Benvenuti nel mio canale con un nuovo tutorial. Oggi lavoreremo con il filato Milo della Lana Gatto. Sono dei filati Made in Italy. Per quanto riguarda i gomitoli sono da 50 grammi e il filo è lungo 125 metri ed è 100% cotone. Si lavora con l'uncinetto che va da 3 a 4. Io lavorerò con l'uncinetto del 3,5. È un filo molto lucido e ritorto e ho scelto questo dei colori che va dal glicine e poi ha dei puntini di verde chiaro, arancione, di fucsia e anche di lilla. Se non riuscite a trovare questo filato, potete sostituirlo con qualsiasi tipo di filato o se volete il cotone, l'importante è che ha come composizione 100% cotone. Detto ciò, possiamo iniziare. Prima di iniziare a lavorare la nostra maglia, vi spiego cosa dobbiamo fare. Per quanto riguarda la lavorazione, è una lavorazione top down. Io sto facendo uno sprone quadrato. Il top down è una delle lavorazioni molto semplici e non abbiamo molte cuciture. Per quanto riguarda l'esecuzione del top down, dobbiamo prendere la circonferenza della testa. Nel mio caso, con questo filato e l'uncinetto del 3,5 ho avviato 92 catenelle che corrispondono a 54-56 centimetri. Quindi se cambiate filato, l'importante è tener conto la circonferenza della testa perché deve entrare dalla testa, che può oscillare dai 54 anche ai 60 centimetri. Una volta che avete stabilito la vostra circonferenza, la vostra scollatura, dobbiamo dividere, nel nostro caso, lo sprone in 4 perché è uno sprone quadrato e ogni lato è uguale. E ho lavorato 92, ho diviso 92 diviso 4, ogni lato è di 23 catenelle. Però per quanto riguarda gli angoli, ho lasciato 6 catenelle in più per ogni angolo e gli aumenti li faremo su ogni tratto, non agli angoli. Gli angoli invece faremo dei ventaglietti che rimarranno sempre uguali. Cioè la costante è qui agli angoli, un motivo sempre uguale. Non abbiamo multiplo. Quindi se cambiate filato e uncinetto, ammettiamo avete una circonferenza della testa di più della mia, mettiamo 100 catenelle, dovete sempre fare 100 diviso 4. Il risultato lo andate a mettere su ogni lato e poi dobbiamo aggiungere 6 catenelle in più. Quindi 6 per 4 che sono gli angoli, abbiamo 6 per 4, 24 catenelle in più. Quindi dalle 92 catenelle che mi servono per la mia circonferenza vado ad aggiungere 24 e faccio 92 più 24 e ho 116 catenelle. Se invece voi avete una circonferenza di 100 catenelle, una volta che avete suddiviso, poi a 100 dovete aggiungere 24, quindi fate 100 più 24 e alla fine avrete le catenelle necessarie per poter iniziare. 100 più 24 sono 124 catenelle. Adesso partiamo con il tutorial. Una volta che ho avviato le mie catenelle, quindi 92 per quanto riguarda la circonferenza e poi dobbiamo aggiungere per ogni lato 6 catenelle in più. I lati sono 4, quindi 6 per 4 dobbiamo aggiungere 24 catenelle in più. Una volta che ho fatto questo, devo chiudere in cerchio la prima catenella con l'ultima e inizio subito con lavorare l'angolo. Inizio con 3 catenelle, 1,
2 e 3, più 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vado nella catenella a fianco e all'interno devo lavorare 2 maglie alte, 1 e 2. Al termine del giro vado a lavorare l'altra maglia alta qui dove abbiamo lavorato la prima, così poi quando facciamo la chiusura non si vede la chiusura perché iniziamo direttamente dal centro. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 1 e 2 e nella terza catenella vado a lavorare la prima maglia alta delle 23. Ecco perché abbiamo multiplo di 6, perché lasciamo 3 catenelle da una parte e 3 catenelle dall'altra. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e vado avanti fino a lavorare 23 maglie alte. Lavorato il primo tratto, andiamo a fare di nuovo l'angolo. Quindi ripetiamo le 2 catenelle 1 e 2. Devo saltare 2 catenelle di base, 1, 2. Nella terza catenella vado a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione. Nella catenella a fianco vado a ripetere le 2 maglie alte, 1 e 2. Questi sono gli angoli che dobbiamo lavorare. 2 catenelle di separazione. Salto di nuovo 1 e 2. Nella terza catenella lavoro la prima maglia per lavorare il tratto lungo, quindi dobbiamo lavorare di nuovo 23 maglie alte. Vado avanti fino a lavorare le 23 maglie alte. Anche questo tratto è stato formato. Quindi andiamo a formare nuovamente l'angolo facendo 2 catenelle 1 e 2. Saltiamo 1 e 2, nella terza catenella lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione. Vado direttamente nella catenella a fianco e lavoro altre 2 maglie alte e abbiamo formato un altro angolo. 2 catenelle, salto 1 e 2, nella terza catenella lavoro la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta. Vado avanti fino a 23 maglie alte e poi ripeto l'angolo. Dobbiamo continuare così per tutti e 4 i tratti, quindi andate avanti e ci vediamo al termine del giro. Dobbiamo ripetere sempre questa sequenza. Ecco come si presenta il nostro sprone una volta che abbiamo diviso le maniche, il dietro e il davanti. Però dobbiamo concludere il giro. Siccome abbiamo iniziato con una maglia alta che è sostituita da 3 catenelle, dobbiamo lavorare un'altra maglia alta perché il nostro motivo è formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi vado a chiudere in questo modo. Faccio sempre le 2 catenelle di separazione. Qui entro dove abbiamo la catenella e vado a lavorare l'altra maglia alta e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Questo è il risultato, questo è il nostro sprone. Dobbiamo andare avanti adesso con la lavorazione lavorando maglie alte su maglie alte. All'interno delle catenelle facciamo gli aumenti, quindi ogni lato dobbiamo fare
gli aumenti. Non lo facciamo qui dove abbiamo formato gli angoli, perché questo rimane invariato. Il motivo rimane sempre uguale. E iniziamo andando al centro delle catenelle con maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, che è la mia prima maglia alta, più 2 di separazione, 1 e 2. All'interno vado a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2. E chiudiamo come abbiamo fatto qui. Quindi man mano che poi andiamo avanti non si vede la chiusura, quindi non è antestetico poi vedere la chiusura della riga che si forma. 2 catenelle, 1 e 2. All'interno delle catenelle vado a lavorare 2 maglie alte, quindi abbiamo il primo aumento, 1 e 2. Ogni tratto va a crescere di 2 maglie alte, perché facciamo 2 maglie alte qui e 2 maglie alte al termine del lavoro. Maglia alta su maglia alta, quindi vado a fianco maglia alta, vado a fianco maglia alta, a fianco maglia alta. Mi ritrovo dove ho le 2 catenelle di separazione, quindi qui entro e lavoro 2 maglie alte e abbiamo lavorato un altro aumento, quindi uno l'abbiamo fatto qui e l'altro qui. 2 catenelle. Per quanto riguarda il motivo che abbiamo dove abbiamo fatto l'angolo, lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi qui abbiamo ripetuto il motivo come abbiamo sotto. 2 catenelle di separazione. Qui ho le catenelle, vado a lavorare l'aumento di 2 maglie alte, 1 e 2. E ora vado a lavorare maglia alta su maglia alta fino ad arrivare dall'altra parte dove abbiamo l'angolo per ripetere il motivo come si presenta è l'aumento nelle catenelle di separazione. Andate avanti e ve lo faccio rivedere. Lavorato anche questo tratto, quindi qui abbiamo le catenelle di separazione, all'interno lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Anche qui abbiamo fatto 2 aumenti. 2 catenelle, vado a ripetere il motivo di 2 maglie alte all'interno delle catenelle di separazione. 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, 1 e 2. Qui ho le catenelle e vado a fare l'aumento. Seguite questa lavorazione molto semplice, quindi poi dobbiamo lavorare maglia alta su maglia alta e vi faccio rivedere come chiudere e riavviare il lavoro. Terminato di lavorare tutti e 4 i tratti. Quindi vado a fare l'ultimo aumento nelle catenelle di separazione, quindi lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e qui dove ho la catenella vado a lavorare la maglia alta per chiudere il motivo e con una maglia bassissima vado a chiudere nella terza catenella. E questo è il risultato. Vado a ripetere il terzo giro uguale al secondo e al primo. Quindi all'interno delle catenelle lavoro il motivo così come si presenta, dove abbiamo agli angoli. Invece dove abbiamo le 2 catenelle di separazione lavoriamo gli aumenti e dobbiamo andare avanti fino a raggiungere
le nostre circonferenze o almeno arrivare fino allo scalfo. Dobbiamo ripetere sempre la lavorazione del motivo dove abbiamo l'angolo allo stesso modo. Qui non varia niente. Quindi con maglie bassissime mi porto al centro delle catenelle di separazione. Inizio sempre con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, più 2 che sono le catenelle di separazione. All'interno lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. L'altra maglia alta la andiamo a chiudere, la andiamo a lavorare quando chiudiamo il lavoro. 2 catenelle. Qui lavoro le 2 maglie alte dell'aumento, 1 e 2. Maglia alta su maglia alta, fino ad arrivare dove ho le catenelle di separazione e lavorare qui di nuovo 2 maglie alte. Però andate avanti e ve lo faccio rivedere per l'ultima volta. Sono arrivata dove ho le catenelle di separazione, quindi qua andiamo a ripetere l'aumento che è formato di 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, e qui lavoriamo il motivo di 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, così come si presentano. 2 catenelle e vado a ripetere l'aumento e le maglie alte sulle maglie alte. Proseguite questo fino ad arrivare alla lunghezza del vostro scalfo. Proseguito i miei giri fino ad arrivare alla lunghezza dello scalfo che per me va bene. Nel mio caso sono 18 centimetri. Se voi volete andare avanti con la lavorazione, potete continuare a fare i giri fino ad arrivare allo scalfo di 20 centimetri. Come vedete il lavoro è molto semplice e il filato è molto particolare, per questo ho scelto un punto semplice e però dando una caratteristica diversa agli angoli, facendo questo punto traforato. Una volta che siete arrivate alle vostre circonferenze, dobbiamo unire il davanti con il dietro. Nel mio caso, però, sono arrivata a 18 centimetri per quanto riguarda lo scalfo, 18 centimetri della maglia, ma per quanto riguarda il torace ho una circonferenza di 39 centimetri circa. Quindi per arrivare ai miei 45 centimetri devo aggiungere catenelle sotto lo scalfo da un lato e da un lato. Quindi delle catenelle che sommato poi ai miei 39 centimetri mi daranno 45 centimetri. Se invece avete raggiunto le vostre circonferenze, vi faccio vedere come dovete unire senza aggiungere catenelle. Quindi una volta che ci troviamo qui alla chiusura, entriamo all'interno delle catenelle e lavoriamo 1, 2, 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Un'altra maglia alta all'interno delle catenelle. Prendo l'altro lato e vado a lavorare di nuovo 2 maglie alte da questo lato. Quindi facendo in questo modo abbiamo sempre 2 maglie alte in più. E questa è la chiusura. Poi vado a lavorare maglia alta su maglia alta e anche qui nelle catenelle di separazione. Vado a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi questo in caso non avete catenelle per raggiungere ai vostri centimetri. Invece nel mio caso, che devo aggiungere delle catenelle per arrivare alla mia circonferenza, vado a lavorare sempre 2 maglie alte all'interno delle catenelle. Per avere la mia circonferenza giusta vado ad aggiungere
10 catenelle da un lato e 10 catenelle dall'altro. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vado all'interno delle catenelle e vado a lavorare le 2 maglie alte. Se invece a voi servono poche catenelle, potete lavorare anche 3 o 2 catenelle. Vedete quanti centimetri vi servono per la vostra circonferenza. Vado adesso a lavorare maglia alta su maglia alta e 2 maglie alte nelle catenelle di separazione. E maglia alta su maglia alta. La stessa cosa vado a fare anche dall'altra parte. Anche da questo lato vado a ripetere la stessa cosa. 2 catenelle nelle catenelle di separazione. 2 maglie alte sulle maglie alte dove abbiamo il ventaglietto. 2 maglie alte nelle catenelle di separazione. 1 e 2 e vado ad aggiungere 10 catenelle che per me sono necessarie per avere la mia circonferenza. Una volta che ho fatto questo, vado ad unire, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vado ad unire con l'altro lato, all'interno 2 maglie alte, maglia alta su maglia alta e maglia alta nelle catenelle di un totale di 2 e proseguo questo fino a chiudere il giro. Poi nel giro successivo dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Quindi qui 2 maglie alte, le maglie alte sulle maglie alte che abbiamo lavorato e nel mio caso 10 maglie alte sulle catenelle e dobbiamo lavorare in tondo fino a raggiungere la nostra lunghezza. Però andate avanti e poi ve lo faccio vedere. Chiuso il primo giro. Quindi adesso vado a lavorare sempre in tondo anche sulle catenelle e vado a chiudere nella terza catenella nella maglia alta dove abbiamo iniziato il nostro lavoro. Quindi vado a lavorare maglie alte su maglie alte, 1 e 2 e qui è l'inizio del nostro lavoro e chiudo con una maglia bassissima. Mi rialzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta su maglia alta e nel mio caso vado a lavorare 10 maglie alte perché ho 10 catenelle. Se invece voi avete fatto 3 catenelle in più, lavorate solo 3 maglie alte. Una volta che ho lavorato le 10 maglie alte, vado a riprendere le maglie alte che abbiamo sotto e vado a lavorare fino ad arrivare a questo punto e poi di nuovo altre 10 maglie alte. Proseguite questo fino alla vostra lunghezza. Se casomai volete fare degli aumenti quando arrivate all'altezza della vita, dovete lavorare 2 maglie alte in una maglia alta sottostante. Potete fare un giro dove potete inserire 6 aumenti e un giro dove non inserite aumenti. Quindi andate avanti poi vedendo, misurando e vedendo come vi sta, se volete aggiungere altri aumenti oppure no. Sono andata avanti con la lavorazione e la maglia misura come lunghezza dalla spallina fino tutta la lavorazione all'incirca 52-53 centimetri. Per quanto riguarda la lavorazione è una lavorazione molto semplice, quindi un punto semplice adatta per tutte, quindi anche le principianti possono lavorare questa maglia. L'unica particolarità è qui a raglan, dove abbiamo creato questo punto traforato semplice anche nel ricavare. Come vi ho fatto vedere all'inizio, basta seguire degli accorgimenti e quando avviamo la nostra catenella dobbiamo avviare solo
6 catenelle in più. Quindi alla fine dobbiamo avviare 24 catenelle in più per poter ricavare questo disegno. Il filato è molto bello e molto particolare, per questo ho voluto scegliere un punto che valorizza più il colore del filato. Infatti questi punti di colore danno un effetto mm, diverso al punto. Io non ho fatto aumenti, però se voi volete fare aumenti basta, quando arrivate al primo fianco, decidere quanti aumenti volete inserire. Potete inserire 6 maglie alte in più, quindi in una maglia alta ne lavorate 2. Quindi lavorate 6 maglie alte in più in modo sparso e lavorate 2-3 giri senza fare aumenti per rendervi conto se quelle 6 maglie alte in più vi bastano oppure dopo al quarto giro potete inserire altre 6 maglie alte in più e vi rendete conto man mano che provate la maglia. Per quanto riguarda la manica, non ho voluto fare la manica perché mi piaceva, quando l'ho indossato, il movimento della spallina. Questa bredellina un po' più larga. Se invece voi volete inserire la manica, basta riprendere le maglie alte intorno allo scalfo e come vedete già ce l'abbiamo, quindi basta riprendere le maglie che abbiamo sotto e qui lavorare 2 maglie alte, le maglie alte sulle maglie alte e andare avanti fino a finire il giro e andate avanti per la vostra lunghezza. Se casomai è troppo larga, basta fare delle diminuzioni sotto al sottomanica, quindi dovete lavorare 2 maglie alte chiuse insieme. Per quanto riguarda la manica, io ho aggiunto delle catenelle per arrivare alla mia circonferenza. E questo è tutto il risultato. È una taglia M, per questa maglia ho usato 200 grammi di filato della lana gatto. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e se vi va potete postare i vostri lavori sul mio gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto. Se realizzate una delle mie creazioni, mi piacerebbe vedere le vostre foto sulla mia pagina Facebook. Basta taggarmi oppure nel mio gruppo Facebook. Grazie per la visione e ciao!